quale città viene soprannominata la città eterna? Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati. In questo episodio parleremo dei soprannomi o appellativi delle città italiane, soprannomi che sono legati alla cultura e alla storia di queste città. E lo faremo in maniera un po' alternativa, un po' diversa, con un quiz a risposte multiple. Ci saranno 6 domande in totale, quindi 6 città di cui parleremo e ciascuna di queste domande avrà 3 risposte multiple, tra cui dovrete scegliere quella esatta. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulla rotellina in basso a destra sulle impostazioni e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora per ogni domanda avrete 10 secondi per pensarci, ma se ne avete bisogno di più mettete pure il video in pausa quando faccio partire il timer. Allora siete carichi per il quiz? Quindi iniziamo con la prima domanda che sono sicura che sicuramente tutti voi conoscerete. Comunque, ecco la domanda. Quale città viene soprannominata la città eterna? A. Milano o B. Roma o C. Venezia? Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la B, Roma, giusto? Roma è detta la città eterna. E perché? Perché è una delle città più antiche del mondo e già gli antichi romani la chiamavano eterna perché anche per loro non sarebbe morta mai, ok? Una città eterna. E tra l'altro era stata fondata nel 753 avanti Cristo da Romolo, ok? Quindi una storia millenaria, insomma. Quindi la città eterna è Roma. E Roma viene anche chiamata in altri modi, viene anche chiamata Caput Mundi, quindi il capo del mondo. Questo perché è proprio il centro, la capitale del mondo. Questo lo era soprattutto nei tempi appunto dell'impero romano, quindi Caput Mundi anche a Roma. E poi esiste anche il detto tutte le strade portano a Roma, giusto? Anche perché ai tempi dell'impero romano tutte le arterie principali dell'impero conducevano in realtà proprio a Roma, ok? E poi viene anche detta con la U maiuscola urbe, questo dal latino urbs, urbis, che è letteralmente significa città, proprio perché Roma, quindi con la U maiuscola, urbe, veniva proprio considerata e viene considerata proprio la città per autonomasia, ok? Quindi la risposta corretta, quindi per città eterna, la città eterna è Roma, ok? E passiamo alla domanda numero 2. La domanda numero 2, quale città viene soprannominata la Serenissima? Allora, quale città è detta la Serenissima? A. Firenze, oppure B. Bologna o C. Venezia? Al via con 10 secondi. E la risposta corretta è la C. Venezia. Venezia è soprannominata la Serenissima con la S maiuscola, ok? E ci sono due teorie per cui Venezia è chiamata Serenissima. La prima dice che dato che Venezia era una repubblica marinara e a capo vi stava la figura del doge, che veniva chiamato anche Serenissimo, allora questa è la ragione per cui anche la città poi è stata soprannominata Serenissima. L'altra teoria invece dice che proprio perché Venezia era così prospera come repubblica marinara, allora si meritava l'appellativo di Serenissima, proprio perché era proprio una regina incontrastata, ok? E tra l'altro viene anche soprannominata, altri due appellativi di Venezia sono la regina dell'Adriatico
e la dominante, proprio per la sua potenza, ok? E poi passiamo alla domanda numero 3. Allora, quale città viene soprannominata la Meneghina? Allora è A. Milano, oppure B. Genova o C. Torino? Al via con 10 secondi. E la risposta corretta è la A, Milano. Milano è detta città meneghina e questo si deve a Meneghino, che è questa maschera molto famosa della commedia dell'arte legata proprio alla città, proprio nata qui la figura di Meneghino, ok? E poi Milano viene anche detta città ambrosiana proprio dal nome di Sant'Ambrogio che è il santo patrono della città che si festeggia il 7 di dicembre. E viene anche chiamata in una terza maniera anche la capitale della moda, quindi Milano è definita anche capitale della moda proprio perché ha il quadrilatero, per la presenza del quadrilatero della moda, che è una serie di vie che si trovano a Milano che sono proprio completamente piene di negozi di moda, negozi proprio di alta moda, quindi molto costosi, ecco, sono tutte le boutique firmate che si trovano in questa zona di Milano, anche come via Monte Napoleone per esempio, molto famosa, e poi Milano ha anche la settimana della moda e tutto, quindi si merita proprio l'appellativo di capitale della moda. E allora passiamo alla domanda numero 4 adesso. Quale città italiana viene soprannominata città del sole? Allora è la A, Palermo, oppure B, Catania o C, Napoli? Al via coi 10 secondi. E la risposta corretta è la C, Napoli. Napoli viene anche definita la città del sole e questo si deve al fatto che la città stessa era stata costruita in base a un certo orientamento urbanistico in favore al dio prediletto dei partenopei, come vengono anche definiti gli abitanti di Napoli, dal nome proprio della città, del nome antico della città di Napoli che era Partenope. Quindi sentirete anche chiamare Napoli la città partenopea, quindi questo è un altro soprannome, ma appunto tornando a come era stata progettata proprio in una maniera tale che favoriva, insomma, proprio in favore al dio Apollo, che era il dio del sole, quindi il dio prediletto, preferito dei partenopei, dei napoletani, ok? Quindi per questo ecco che è chiamata anche la città del sole. E poi tra l'altro Napoli è anche l'unica città in cui durante i solstizi d'estate e d'inverno l'angolatura del sole arriva a 36 gradi, che si ritiene sia l'angolatura ideale, l'angolo aureo, viene chiamato l'angolo aureo, quindi è il simbolo anche di un certo benestare, un buon segno da parte proprio di Apollo, ok? Un altro poi soprannome di Napoli è anche la città delle 500 cupole e questo si deve al fatto che si dice che Napoli sia la città con più chiese, con più edifici di culto di tutto il mondo e quindi si è meritata proprio l'appellativo di città delle 500 cupole. Tutte queste chiese, edifici di culto che sono stati costruiti nel corso di diversi secoli, ok? Quindi la città anche delle 500 cupole. E poi abbiamo detto ovviamente anche città partenopea dal nome antico di Napoli, Partenope, ok? E passiamo alla domanda numero 5 adesso. Quale città viene soprannominata la città magica? Allora è A, Palermo, oppure B, Torino o C, Bologna? Al via con 10 secondi. E la risposta corretta è la B, Torino. Torino è anche soprannominata la città magica perché è proprio famosa per la magia bianca
e l'esoterismo si trova presente un po' ovunque per la città, in diversi monumenti, perfino nella mole antonelliana. E poi Torino viene anche soprannominata la Valorosa perché era stata la culla del Risorgimento, da cui poi dopo la guerra insomma, si è arrivati all'unità d'Italia, ok? Quindi questo per Torino con la città magica. E poi numero 6, la domanda numero 6, quale città è soprannominata la Superba? Allora è A, Firenze, oppure B, Pisa, o C, Genova? Al via con 10 secondi. E la risposta corretta è la C, Genova. Genova viene anche definita superba, soprannominata superba, perché per 800 anni era stata la principale città marittima d'Europa. Era poi una repubblica indipendente, prospera, fiera e ancora oggi è un porto molto importante. E niente, quindi questo appunto è tutto per l'episodio di oggi e conclude il nostro quiz. Fatemi sapere com'è andato, fatemi sapere quante ne avete indovinate, fatemi sapere se conoscevate già alcuni di questi soprannomi e se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima! Ciao ciao!